Primi piatti con le vongole, me li chiedete spesso, però io ho un piccolo problema. Sono allergica alle vongole e alle cozze, però per questo video mi gioco il jolly. Marco. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ci penso io sono l'esperto di vongole di famiglia. Poi noi viviamo anche molto vicino al mare, quindi le vongole le troviamo molto facilmente, solo che in famiglia le mangio solo io e quindi sono diventato un po' esperto perché me le devo fare da solo. Però per questo video mi sono anche fatto dare qualche consiglio da un mio amico chef, diciamo, e quindi vi facciamo vedere, non uno, ma ben tre. Primi piatti con le vongole. E cominciamo. Cominciamo. Velocissimi e facilissimi. E quindi da quale partiamo? Prima ricetta, degli spaghetti, vongole e limone. Senti come suona bene? Questi sono perfetti per l'estate. Perfetti per l'estate, Freschi. delicatissimi. Benedetta serve solo da assistente, quindi Faccio compagnia. resta a disposizione, Grazie, ok? grazie. Tanto parliamo del più e del meno. Va bene. Questa ricetta è talmente veloce che possiamo partire direttamente buttando la pasta, quindi acqua bollente salata, 160 g di spaghetti, sono le dosi per 2 persone. E adesso serve una padella per le vongole e andiamo a fare un soffritto di aglio, olio. E peperoncini. Brava, vedi che allora non sei male. Vabbè, io detrito l'aglio. Accendi così intanto si scalda l'olio. Accendiamo. E peperoncino. Ok, il soffritto è pronto, aggiungo le vongole. Queste sono circa 300-350 grammi di vongole, i classici lupini. Giù in padella. Mezzo bicchiere di vino per sfumare. E subito il coperchio. Perché faccio questo? Non lo so, spiegamelo. Perché adesso le vongole si apriranno e saremo già quasi pronti per impiattare. Visto? Scoliamo la pasta, ripassiamo in padella e ci siamo. Brava! Guarda, le vongole sono quasi tutte aperte. Profumo. Che poi tu sei allergica, però ti piacciono. Mi piacciono sì. Solo Prima che le mangiavo, però dopo non so che è successo. Sei diventata intollerante con il tempo. Però una cosa la posso dire. Che sei più bravo di me a saltare con la padella, perché io non lo faccio mai, perché non lo Io so faccio saltare le cose in padella, Benedetta non è una saltatrice. Vabbè. Non sa spadellare, vi rendete conto? Ok, direi che ci siamo. Adesso le tolgo un attimino dal fuoco, ne sgusciamo una metà, le altre le lasciamo con il guscio. Facendo questo lavoro ci accorgiamo anche se qualche vongola rimane chiusa, perché in questo caso la dobbiamo eliminare. Ok, rimettiamo le vongole sul fuoco e possiamo scolare gli spaghetti direttamente in padella. Aggiungo anche un po' d'acqua di cottura e li saltiamo. Ecco, saltando gli spaghetti in questo modo si forma la cremina. Io per questo lo faccio a te, perché io non lo so fare. Ma senti che buon profumo, guarda che belli. Ma il limone? Il limone lo mettiamo proprio adesso. Limone più grattugia, ne grattugiamo un po' sugli spaghetti, solamente la parte gialla, mi raccomando. Fate attenzione. Senti già che profumo? E adesso impiattiamo, perché io non sono bravo solo a far saltare gli spaghetti, ma anche a impiattare. Fammi vedere. Ti faccio vedere come fanno quelli bravi. Con la pinza e il mestolo? Con la pinza e il mestolo. Guarda, guarda. Dove si è visto mai su questo canale un impiattamento del genere? Ok. E non è finita, attenzione. Adesso mettiamo un po' di vongole, eccole qua. Guarda, queste per questo ci abbiamo lasciato il guscio, perché servono a decorare il piatto. Ora, ancora un po' di buccia di limone. E cosa manca? Io ci metterei un po' di prezzemolo. Come sei volgare. Bacche di pepe rosa. Ah, ok.
Guarda come si mette il pepe rosa, si sbriciola tra le mani e poi si fa cadere sopra, guarda. Guarda, Mamma guarda. mia, mamma mia. Ok, lo so che non siete abituati a queste finezze, però guardate che piatto di spaghetti con le vongole. Spaghetti, vongole e limone. E pepe rosa. E pepe rosa. Guarda che belli però, dai. Io purtroppo non posso assaggiare. Vabbè, li assaggio io per tutti e due, tanto. Però senti che profumo di limone? Si sente il mare e si sente il limone. Beh, io me li mangerei tutti, però siccome dobbiamo fare 3 ricette, passiamo alla seconda. Fusilli, vongole e carote. Per questi fusilloni, carote e vongole, dobbiamo iniziare tritando le carote. Queste sono 3 carote, circa 300 grammi. Ti do la grattugia e me lo fai tu, grazie. Quindi le devo grattugiare? Grattugiali, sì. Va bene. Ma aspetta, no, non usare questi a denti larghi, usa quello a denti sottili, questo qua. Ah, Questo. scusa, no. Devi farmene, capito, proprio piccole, sottili. Scusa, non avevo capito. Scusate, è un po' inesperta. Ecco quello. Tu che fai? Tu non fai niente? Nel frattempo io metto un po' d'olio in padella e faccio soffriggere mezza cipolla tagliata a fettine. Praticamente faremo uno stufato di cipolla e carota dove poi aggiungiamo le vongole. Ah, ok. Ci siamo con queste carote? Mi hai fatto fare la cosa più difficile e noiosa. Guarda che io ho tagliato a fettine la cipolla. Rischi le lacrime, ti fa piangere la cipolla, l'ho fatto io, cioè io scusa. Sì, ho finito. Ok. Ho fatto un buon lavoro? Sì, bravissimo, proprio quello che serviva. Quindi le andiamo ad aggiungere le cipolle. Vai. In pratica le carote che hanno questo gusto dolciastro fanno questo sapore particolare con le vongole dopo, capito? Fai cuocere così o aggiungi qualcos'altro? Ci va aggiunta la maggiorana. Maggiorana, Me la prendi? maggiorana. Ecco qua, vai, mettila Metto tu. io? Maggiorana. E già che ci siamo direi anche un pizzico di sale. Adesso la facciamo rosolare un attimino, poi un po' d'acqua di cottura, la copriamo e deve stufare per una decina di minuti. Un bel mestolo d'acqua di cottura, mescolata, copriamo. Adesso dobbiamo aspettare una decina di minuti. Nel frattempo che facciamo? Butti la pasta. Brava! Sale e 160 grammi di fusilloni. Fusilloni? Sì, i fusilli mi sembravano troppo banali. Ah. Questi hanno circa 12 minuti di cottura, questi tra 10 minuti sono pronti, quindi... Ma le vongole queste qua quali sono? Quali hai preso? Non già hanno il guscio? Queste sono le vongole già sgusciate, quelle che si trovano in barattolo. Ovviamente si possono usare anche le vongole col guscio e sgusciarle tutte, però per questa ricetta ho voluto utilizzare le vongole già sgusciate. Ti insegno una cosa, quando apri il coperchio non lo portare qua, Perché sporco tutto? e così lo fai cascare, no? Tutta l'acqua qui dentro, e poi dopo lo giri per così l'acqua rimane qua dentro, e quando lo ricopri il perché nel frattempo qua sopra ci sta un lago, va bene? Piccoli, piccoli dettagli che però fanno la differenza quando uno cucina. Guarda che ora è. Ok, secondo me le carote sono cotte, quindi possiamo aggiungere le vongole. Le metti giù tu? Vai, te fidi, sì, perché... Mi fido, vai, vai. Le vongole devono insaporire giusto un paio di minuti con le carote, poi scoliamo la pasta, saltiamo, salto, Salta. e sono pronte. Possiamo scolare. Belli però i fusilloni. Olè. Devo dire che Sono un bravo saltatore, eh? sì. Un bravo saltatore di pasta con le vongole.
Guarda che bel colore che hanno, arancione, belle, no? Pronta? Sì, un ultimo giro d'olio e ancora un po' di maggiolana, per favore. Bellissima. Spengo e possiamo impiattare. Ultimo tocco, un pizzico di pepe. Bella, eh? Dai, guarda che bel piatto. L'avete mai visto voi carote e vongole? No. Ci sta un motivo se non l'avete mai visto. Assaggia, assaggia. Assaggiamo. Buono. Com'è? Esotico, ma non troppo. Queste sono buonissime. Passiamo all'ultima ricetta. Linguine, vongole e fiori di zucca. Procedimento semplicissimo. 160 g di linguine per 2 persone. Le buttiamo in acqua bollente salata. Sale ce l'hai messo? No. Mettiamo il sale. E giù le linguine. In padella olio e per favore mezzo aglio tritato. Mezzo spicchio d'aglio tritato, no, mezzo aglio. Esatto. Vedi come lo faccio bene tutto a quadratini Bravissima, l'aglio. bravissima. Facciamo imbiondire appena l'aglio e poi mettiamo giù le vongole. Questi sono 350 g di lupini. Vino bianco. Proprio da assistente te devo fare. Mezzo bicchiere, facciamo un attimino sfumare, copriamo e le lasciamo aprire. Intanto le linguine si stanno cuocendo. Io nell'attesa posso fare qualcosa? Sì, prendi i fiori di zucca, li pulisci e li fai a striscioline. Grazie. Questi ce li aggiungiamo proprio alla fine, quando faccio l'ultimo salto in padella, insieme a un altro ingrediente che renderà il piatto tutto più scenografico. Indovina? Non lo so, me lo devi tu. Lo zafferano. Ah, perché poi sai, con lo fiore di zucca Esatto, giallo. tutto giallo. Eh, Questa ricetta me l'ha data un amico mio che si chiama Luca, eh. che fa lo chef. Quindi, però devo ammettere, gli do i crediti, gli do i crediti. È perché devo fare 3 idee con... E ce n'avevi una? Ce n'avevo una. E quindi ti sei fatto aiutare. Anzi, Hai chiesto l'aiuto da casa. È vero. Ok, guarda, Ah, le si sono vongole si sono aperte. aperte. Guarda che belle. Quindi abbiamo linguine quasi cotte, vongole, fiori di zucca. È il momento dello zafferano. Qui c'è una bustina di zafferano. Ok. La stempero con un po' d'acqua della pasta. E se me lo giro un attimino con un cucchiaino. Siamo quasi, eh? Anche lo zafferano è pronto. Intanto che finiscono di cuocere le linguine, sgusciamo un po' di vongole, diciamo circa una metà. Ti do una mano. Sì. Basta così. Riportiamo la padella sul fuoco e siamo pronti a completare. Mi porto le linguine qui e scoliamole direttamente in padella. Faccio saltare? Salta, vai. Ora, zafferano. Vai. Bravissima. Giù. Altra bella mescolata. Guarda come diventano belli. Guarda. Mi fanno una voglia. Sono belli, eh? E in ultimo i fiori di zucca. Li aggiungiamo proprio alla fine.
e ne teniamo qualcuno per decorare il piatto, che dici? Ok. Che dici, impiattiamo? Impiatta, impiatta. Vado. Come avrebbe fatto il mio amico chef Luca, mestolo, pinza. Sei invidiosa che io so fare queste cose, eh? No, vabbè, questo penso che se ci provo riesco anch'io. Guarda che colore, guarda che bello. C'hanno un profumo, poi anche lo zafferano sento proprio. Un po' di vongole. Gliele metto sopra. Vabbè. Discorda questi che abbiamo tenuto da parte per la decorazione, Certo, adesso ce li metti tu, guarda. Aggiungi i fiori di zucca. Come li metteresti? Io non è che sono soltanto brava a fare decorazione. Va bene, dai, più o meno, più o meno. Scusate che correggo un attimo, correggo. Mettili un po' così intorno, no? Così. Ah, intorno, così. scusa. Proprio questi più piccoli in mezzo. Il piatto sarebbe già perfetto così, però cosa ci possiamo aggiungere? Per un tocco di classe? Sì, Il timo. il timo è il tocco definitivo supremo, quindi mi prendi una piantina di timo, per No, favore? la piantina no, c'è 2 rametti di timo limone. Di timo limone, guarda, si prende proprio giusto un pezzettino, devi essere molto Devi delicato. fare un po' di Ah, scampo ok. di fogliette, secondo me. E si mette così, guarda, vedi? Da quel tocco di verde. Guarda, posso fare io questo? Ok, scusa. Mia moglie. Senti che profumo? Profumo di timo limone. Ma che ne sapete? Ti devo proprio fare i complimenti. I complimenti vanno a Luca che mi ha dato la ricetta, però Sei stato bravo perché effettivamente fanno voglia. bellissimo. Io li assaggio per tutti. No, voglio sapere sto timo limone se effettivamente porta quel tocco in più. Gli dà quel tocco stellato, capito? Guardate che bel colore, veramente. Com'è? Delicatissimo. 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 Delicatissima. Posso dire una cosa? Sì, Sei stato bravo, dai. Grazie, Devo ammettere grazie. che è stato bravo. grazie. Ha sudato un po'. Però sono venuti bene. Fanno voglia, cioè io non li posso mangiare ma mi fanno una voglia pazzesca, quindi vi consiglio di provarli tutti e 3. Do un paio di consigli extra. Vai. Si possono utilizzare anche altri tipi di vongole e si potrebbero utilizzare sia le vongole surgelate che anche le vongole quelle già sgusciate. Ovviamente non avremo la decorazione dei gusci, però ci sono. Altri tipi di pasta? Io ci vedrei bene delle mezze maniche. Mezze maniche, ma anche se volete proprio strafare un bel risotto, perché no? Risotto giallo, vongole e fiori di zucca. Top. Quindi non fate il procedimento della pasta, ma cuocete il risotto, aggiungete alla fine i fiori di zucca, lo zafferano e viene una figata. Bravo, bravo. Ok, dai, speriamo che queste 3 idee vi siano utili, che le rifate, che... come dici sempre tu? Se avete suggerimenti, domande, scrivetele sotto nei commenti. Rispondi tu. Rispondo io. Marco. Se avete, diciamo, delle critiche da farmi, le accetto volentieri, non è che sono tanto bravo, però dai, spero di avervi dato 3 belle idee. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao!